tutti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un progetto che unisce musica tradizionale portoghese, gothic sinfonico e progressive metal in qualcosa di originalissimo ma ancora da perfezionare. Per chi non lo sapesse, e se ascolti principalmente metal ci sta, il fado è uno stile tradizionale del Portogallo. Uno stile che si basa a livello strumentale su chitarra classica e chitarra portoghesa, uno strumento sempre acustico a 12 corde, mentre a livello strumentale parliamo di musica calma, spesso malinconica. Cosa c'entra col metal? Nulla, se non esistesse chi, come Paula Teles, ne inserisce gli influssi nel nostro genere preferito. Come si può sentire in Entre Paredes. Secondo EP del gruppo di questa cantante di Porto, uscito lo scorso 30 aprile, già dal titolo si pone come un tributo per il centenario della nascita di Carlos Paredes, uno dei musicisti più importanti del genere fado. Per quanto abbiamo potuto leggere, è stato uno degli artisti che più ha sperimentato al suo interno. Ciò di cui siamo certi è che il genere portato avanti da Teles è molto originale. Come accennato, Entre Paredes vede al suo interno un'unione tra strumenti acustici tradizionali e metal. Il risultato, anche visto il cantato tutto in portoghese, si può definire come folk metal, seppur lontanissimo dagli standard che di solito si associano al genere. Ma i giochi non finiscono qui. La sottile saudade del fado viene amplificata dalla vocalist portoghese, abbracciando atmosfere ed elementi provenienti dal gothic. Un intento rafforzato anche da un elemento sinfonico non secondario. Il tutto è inoltre impostato su strutture non lineari, anzi spesso intricate. Insieme ai controtempi e ai tecnicismi fanno avvicinare Entre Paredes al progressive. Questo però è il punto debole primario della musica di Paula Teles. Se già senza il suo stile era strapieno di elementi, dargli un'impronta prog lo rende ancora più denso, fino all'eccesso. Di conseguenza, dopo molti ascolti, non è facile trovare qualcosa che spicchi e che rimanga in mente all'interno dell'EP, in cui si tende più che altro a perdersi. Colpa a tratti anche di una certa omogeneità in fatto di melodie e ritmi. Insomma, l'idea che dà Entre Paredes è quella di puntare sulla propria indiscutibile originalità, lasciando però troppo da parte la musicalità. Ed è un peccato. È evidente che a livello di talento e di ispirazione, Teles e i suoi ospiti abbiano ottime qualità. Lo si può sentire per esempio in spunti come le influenze medio orientali di Ventre, nelle orchestrazioni incisive di secondo atto o nelle linee vocali spesso liriche della stessa cantante, di solito efficaci. Ma sono spunti spesso annacquati in un mare non del tutto convincente. Di fatto le uniche canzoni che riescono davvero a spiccare sono Pendulo e Ponto Cego. La prima inizia come una ballad, ma poi diventa un vortice passionale, malinconico, in cui dominano le melodie di chitarra e la bella voce di Teles, ma non manca di riff belli potenti. Lo stesso vale per la seconda. Si avvia molto delicata, ma poi si scatena tra momenti drammatici in puro stile gotico e altri invece melodici e malinconici, con un vago eco melodette. Oltre a questo duo, al limite si può citare la chiusura con Reincarnado, più immediata nelle armonie, e col duetto tra Teles e l'ospite d'eccezione Bjorn Street. Per il resto, l'EP, seppur di buona qualità, non lascia granché il segno di sé finito l'ascolto. Per chiudere, Entre Paredes è un EP non solo personale, ma anche buono e promettente, visti tanti spunti di qualità, anche nei brani meno belli. Tuttavia, forse in futuro, Paula Teles dovrà basarsi meno sulla sua originalità, che rimane lodevole, e dare una forma più compiuta alla propria formula, in particolare al lato progressivo. Andrà o mitigato in favore della musicalità, oppure reso più efficace in modo che non la ostacoli. Qualunque sarà la strada percorsa dalla cantante portoghese, speriamo di risentire il suo progetto su livelli più alti la prossima volta. Se non altro perché di musica così innovativa e lontana dai canoni, il metal ha sempre bisogno. Voto di Heavy Metal Heaven 69 su un massimo di 80 per gli EP. Anche per oggi è tutto. Se la recensione ti è piaciuta diccelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link, come sempre, sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!